Il primo video di oggi è del 2008, non 2012, non 2010, 2008. E questo cambia tutto. Zeff indossa una canotta bianca, è al Tompkins Square Park. Quel giorno, lui ed Andy si stanno sfidando secondo lo stile builder. Uno fa un set, l'altro risponde. Si sale di ripetizioni finché uno dei due non cede. Ma quel giorno, Zeff apre la partita con 20 muscle up, tutti consecutivi, solo delle piccolissime pause dopo 15 ripetizioni. La routine si chiude lì. Nessun rilancio, nessuna replica. È un KO tecnico al primo round. L'esecuzione, a vederla oggi, ha qualche dettaglio che potremmo definire non scolastico. C'è una leggera flessione delle ginocchia su alcune reps, un leggero inclinarsi sulla sbarra, ma il punto è un altro. Nel 2008 lo sviluppo dello schema motorio del muscle up pulito era ancora in piena evoluzione. Questo gesto era ancora in fase di emersione e proprio per questo set rimane un atto pionieristico a dir poco. La cosa che colpisce anche a distanza di anni è l'altezza raggiunta da ogni muscle up. Zeff sale con la sbarra ben sotto al petto, senza accelerazione esasperata, semplicemente con forza pura, espressa in ogni grado del movimento. Ogni rep si chiude con lockout pieni, sia in basso che in alto. Ma c'è di più. Il volto di Zeff è immobile, lo sguardo è fisso nel vuoto, davanti a sé. Non guarda la sbarra, non guarda la folla, è in una trance operativa, una zona di concentrazione totale. Tutto il set si costruisce su un ritmo regolare di respirazione e di forza, quella necessaria a portare a termine una prova che nel 2008 era semplicemente fantascienza. Il secondo video arriva qualche anno dopo, sempre 20 muscle up, sempre al Tompkins, ma cambia il tono. Zeff indossa una maglietta verde, la qualità esecutiva qui è superiore. Questo è Zeff in pieno controllo del gesto. I 20 muscle up sono completati entro 60 secondi, il vecchio limite dei video Instagram, il famigerato IG60. Zeff riesce a saturare quei 60 secondi con 20 reps del gesto più arduo della disciplina. Nessun taglio, nessuna interruzione, solo movimento puro. Stavolta la presa è leggermente più stretta, il ritmo è continuo, la transizione quasi irreale per quanto è fluida. C'è una breve pausa alla rep 18, ma fino a quel momento il movimento è ininterrotto, senza mai riposare nel lockout finale del dip. Anzi, la micropausa successiva, cioè quella che c'è tra la 19esima e la 20esima rep, avviene in dead hang, completamente appeso. Non si appoggia alla sbarra per scaricare il peso, si ricarica solo grazie alla presa e alla catena posteriore. Un altro aspetto fondamentale è il modo in cui Zeff rallenta lievemente il dip e la sua negativa. Lo fa non per mancanza di forza, ma per ricaricare l'esplosività dorsale necessaria alla tirata successiva. È una gestione energetica perfetta che mostra consapevolezza biomeccanica e sensibilità nel gesto. Conscia o inconscia, conta poco, è un maestro all'opera. E poi c'è la cosa più importante, la transizione bypassata. Oggi, anche chi riesce o è riuscito a fare 20 muscle up consecutivi, come me o come Cristian Mariani che ne ha completati 22 senza alcuno stop, ancora più veloci e puliti dei miei, o diversi altri atleti, lo fa attraverso un adattamento tecnico moderno. Si attiva molto di più il tricipite, si sfrutta una transizione più partecipativa per renderla efficiente a fronte del dispendio energetico in tirata. Alcuni atleti riescono addirittura a completare il muscle up portando la sbarra a malapena alla clavicola, grazie a forza e o estrema mobilità, ottimizzando la salita. Zeff no. Zeff è l'unico che continua ad abbandonare visibilmente la sbarra alla fine di ogni tirata. Le mani e i gomiti ruotano all'unisono sopra la sbarra, prima dell'inizio del dip. Nessuna scorciatoia, nessun escamotage. È lo stile originale Barbarian. E anche se è più dispendioso, anche se espone ad un maggiore rischio di compensi, Zeff mantiene il gesto pulito quanto basta per rendere questo, ancora oggi, il set di muscle up più inimitabile della storia. I 20 muscle up non sono solo una cifra, sono una soglia, e questi due set, così diversi ma così legati,
Ci ricordano cosa significava dominare un gesto prima ancora che esistesse un modo corretto di eseguirlo. Zef non ha solo fatto muscle up, li ha codificati, eseguiti quando nessuno ci riusciva e poi perfezionati quando tutti lo stavano appena imitando. Ecco perché questo episodio non è su una routine, è su un dominio, il dominio di un gesto e l'eredità che lascia a chi oggi, nel 2025, si misura con questo ricordo indelebile nella storia del calisthenics.